Allora, in questo video ti darò una semplice ricetta del come, del quali sono gli step per creare un prodotto davvero rigenerativo. Per chi non mi conoscesse, io sono Lorenzo e sono un imprenditore, un consulente formatore nel campo del regenerative business e della Blue Economy. Finora tutte quante le aziende, gli imprenditori, le imprenditrici hanno creato prodotti in che modo? Hanno avuto un'idea, hanno creato un prodotto e hanno trovato le persone che glielo acquistassero. Questo processo non solo in realtà è anti-evoluzionistico, quindi in realtà una volta funzionava ma perché semplicemente era l'unico esistente, oggi invece è totalmente inefficace ed è oltretutto totalmente scollegato con la realtà. Perché? Perché dobbiamo fare un lavoro esattamente al contrario. Cioè dobbiamo prima di tutto trovare le persone con le quali comunicare, studiarle, capire che problemi hanno e a quel punto costruirci un prodotto ad hoc che possa risolvere dei problemi reali, tangibili che loro hanno. Google in particolare ha creato addirittura un sistema per creare dei prodotti davvero innovativi. Questo sistema, che lo potete trovare in tantissimi video, penso anche di YouTube, non mi sono mai messo a cercare, ma in tantissimi corsi c'è, è un sistema secondo me molto molto efficace perché parte da un qualcosa di concreto, cioè da un problema. Tutto nasce sempre da un problema. Le domande stesse esistono perché non abbiamo una risposta. Nel momento in cui troviamo una risposta, si estingue di conseguenza anche la domanda. Quindi, prima di tutto, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare un posizionamento. E questo posizionamento, in base a cosa lo creiamo? In base all'obiettivo che noi abbiamo. Se il nostro obiettivo è fare soldi, allora dobbiamo cercare delle domande latenti del mercato e rispondere a quelle domande. Però per questo vi possono aiutare tantissimi altri professionisti che trovate in giro per il web. Io non sono tra quelli. Invece, se volete vivere di ciò che amate fare e farlo ogni giorno della vostra vita e soprattutto quindi rigenerare energie e risorse per tutto il pianeta e le comunità, allora siete nel posto giusto. E quindi bisogna attuare un procedimento preciso. Bisogna iniziare quindi a fare cosa? Crearsi un posizionamento in base a chi? A chi siamo noi. E attrarre chi? Non soltanto un target specifico di persone, dobbiamo attrarre quelle persone di quel target che sono più affini a noi e creare quindi una nuova nicchia ecologica, in particolare una nicchia di mercato. Ho utilizzato proprio la parola nicchia ecologica perché funzionano proprio allo stesso modo. In che modo quindi possiamo creare un prodotto davvero rigenerativo? Dobbiamo partire quindi dal costruirci un pubblico ideale, una clientela ideale, capire a chi ci vogliamo rivolgere. E per capire a chi ci dobbiamo rivolgere dobbiamo anche capire chi siamo noi. Dobbiamo anche capire come possiamo mescolare le nostre competenze. Molto spesso veramente vedo pochissima fantasia in questo, molto spesso le persone cercano di assomigliare o essere brutte copie di altre aziende che già fanno magari anche bene il loro lavoro e loro cercano di copiare la stessa identica cosa. Non esiste nulla di più sbagliato. Se un'azienda oggi ha avuto fortuna nel mercato è perché soprattutto è riuscita a differenziarsi, è riuscita ad essere autentica, se stessa e a mostrare la propria autenticità. Quindi tu dovresti fare esattamente la stessa cosa e quindi rivolgerti a un pubblico simile a te. Perché le persone simili sono anche quelle più in grado di comprendere il cambiamento che tu stai portando nel mondo e soprattutto sono proprio i simili che si attraggono, non sono gli opposti. E attraendo persone simili, le persone saranno in grado di capire il cambiamento che tu stai portando, gli daranno valore a quello che tu stai portando e soprattutto faranno una delle cose più belle, gratuite, che appunto possono fare per te, che è quella di divulgare il tuo cambiamento e di portarlo avanti anche per te. Saranno dei veri e propri brand ambassador e quindi il primo step è creare la clientela giusta. E questa clientela avrà delle similitudini con te, avrà dei valori simili, un modo anche di rappresentare quei valori simili. Io per esempio ho il cappellino, sono un ragazzo di 35 anni, un uomo ormai di 35 anni, ho dei figli, mi piace andare nel bosco a fare bushcraft, quindi una specie di sopravvivenza, accendere il fuoco, stare con la tenda, osservare la natura, faccio biomimesi e quindi
attirerò persone che hanno i miei stessi valori, anche il mio stesso modo di approcciarmi alla vita. E soprattutto che venderà anche dei prodotti che serviranno alla loro vita simili. Quindi la clientela. Poi dobbiamo studiare i competitor. Perché dobbiamo studiare i competitor? Non per osservarli ogni giorno e farci rodere il fegato che stanno facendo un miglior lavoro rispetto al nostro, perché se stanno facendo un miglior lavoro rispetto al nostro è perché noi stiamo sbagliando qualcosa, perché vuol dire che li stiamo copiando. Se abbiamo fatto bene il nostro lavoro, non ci sono competitor, perché noi siamo unici nell'universo e se creiamo un business su di noi, il business sarà unico nell'universo e quindi non esisteranno competitor che venderanno la nostra stessa identica cosa come lo facciamo noi e le stesse cose che facciamo noi, se abbiamo fatto soprattutto un buon lavoro che bisogna ripetere i passi precedenti che avevo appena detto. Ecco quindi che bisogna studiare i competitor per fare cosa? Per posizionarsi, per differenziarci, per capire qual è lo scenario che noi abbiamo di fronte. È come giocare a risico ma con gli occhi bendati. Noi dobbiamo conoscere che cosa stanno facendo gli altri. Se sappiamo cosa fanno gli altri, potremo attuare delle strategie per fare cose differenti dagli altri e per valorizzare soprattutto la nostra unicità. Se noi abbiamo competenze uguali agli altri, ne dobbiamo acquisire delle altre. Se noi abbiamo delle competenze simili, abbiamo anche delle competenze non simili. Cioè abbiamo delle competenze che abbiamo acquisito in maniera accidentale. Non so, essere intolleranti al glutine è una competenza perché ti dà la possibilità di vedere il mondo da un altro punto di vista. Quando una persona celiaca entra in un ristorante non guarda le stesse cose di una che invece non ha problemi con il glutine e quindi gli dà una competenza. Quindi capire anche quali sono tutte quelle competenze accidentali che ti danno una visione del mondo diversa dagli altri e soprattutto sfruttarla. Ricordati, sei unico, unica nell'universo e questa cosa è di grandissimo valore. Detto questo, i competitor ci servono quindi per capire chi sono le persone che giocano al gioco e capire come giocare a un altro gioco. A quel punto dobbiamo fare cosa? Dobbiamo creare delle keyword, quindi delle parole chiave con le quali noi sentiamo di esprimere a livello soprattutto evocativo il nostro business, che ci servono proprio per esprimerlo, ci servono proprio per entrare nel mood, ci servono anche queste informazioni per fare cosa? Per delegare il nostro lavoro, perché sai, noi magari il nostro mood lo conosciamo, ma anche una persona che magari lavora con noi, il nostro socio, non siamo noi e quindi hanno bisogno di conoscere qual è il mood con il quale creiamo il business. Se poi un socio, le possiamo anche scegliere insieme al socio o alla socia e quindi è fondamentale creare queste keyword per dare una linea coerente e unica. Poi c'è il sistema di credenze. Una volta costruito il sistema di credenze, cioè tutte quante quelle cose in cui noi crediamo, che sono posizionanti, che sono delle cose che vanno a rompere dei pregiudizi nelle persone, perché il pregiudizio è qualcosa che limita il raggiungimento di ciò che le persone desiderano, ma una cosa che molto spesso non ti dicono di chi fa marketing, ma semplicemente perché molto spesso non lo sa, perché non studia design sistemico, non sa di che cosa si sta parlando quando si tratta di sistemi complessi. Nei sistemi complessi esiste una cosa che è più forte di tutte, che sono i paradigmi. I paradigmi è un modello di pensiero che diventa talmente tanto usuale, talmente tanto di uso comune, da essere considerata una verità assoluta. E quando noi andiamo a rompere i paradigmi, andiamo in realtà a rompere quello che le persone pensano sia vero. E quindi andiamo a differenziarci e andiamo ad essere ascoltati. Le persone, quelle simili, dicono: cavolo, ha detto una cosa che io reputavo vera, ma che nessuno era mai riuscito ad esprimere prima di allora. Ed ecco che arriviamo noi. Quindi il sistema di credenze è fondamentale. Ovviamente adesso sto semplificando rispetto a quello che vi direi durante una consulenza, perché ovviamente la consulenza è poi personalizzata, bisogna andare a strutturare tutte quante delle cose nelle minime parti, ma queste sono sicuramente delle parti fondamentali cui potete utilizzare fin da subito per costruire il vostro prodotto rigenerativo e il vostro business. Poi da lì si costruiscono delle buyer personas, cioè si costruiscono dei prototipi di persona con le quali comunichiamo, sulle quali costruiamo dei prodotti. Ecco quindi che, come ho detto già prima, il prodotto è una conseguenza di un posizionamento, non il contrario. Non sapete la quantità di aziende, di persone, imprenditori e imprenditrici vengono da me che hanno già costruito tutto ma non sanno a chi vendere questi prodotti. E quindi bisogna rifare il lavoro da capo, aggiustando le cose e richiede molta più energia, molte più risorse. E quindi è un lavoro molto più insostenibile che iniziare un posizionamento fin da subito forte, chiaro e per le persone giuste. Quindi deve essere ben chiara questa cosa. Il prodotto è una conseguenza. Oltretutto, un errore che spesso accade, qual è? Quello del pensare che
gli obiettivi dell'azienda siano gli stessi di quelle delle persone a cui noi ci rivolgiamo. Magari il mio obiettivo è quello di far crescere il mio business, ma ai miei clienti non gliene frega niente di far crescere il tuo business. Quindi bisogna prima di tutto capire l'obiettivo dei tuoi clienti e una volta che hai capito l'obiettivo dei tuoi clienti, risolvere quell'obiettivo, cioè, o meglio, risolvere i problemi che limitano il raggiungimento di quell'obiettivo. Quindi una volta che noi abbiamo creato tutto quanto il briefing, abbiamo creato le buyer personas, a quel punto non ci rimane che creare il prodotto. Però come abbiamo detto, il prodotto non è un prodotto qualsiasi, è un prodotto rigenerativo, deve rigenerare. Quindi innanzitutto questo processo che cosa permette di fare? Di eliminare al massimo gli sprechi di risorse ed energie. Quindi è il primo passo per un processo di sostenibilità. Ma come io spesso dico, essendo contro la green economy, che tenta a tutti quanti i costi di ottimizzare al massimo i processi senza rigenerare, per creare un business rigenerativo non basta. Anzi, vi dirò di più, per creare un business sostenibile non basta, perché nella sostenibilità il processo di rigenerazione è fisiologico. Senza processo di rigenerazione non esiste sostenibilità. Quindi bisogna creare un prodotto che faccia cosa? Restituisca i servizi ecosistemici. Se oggi non riusciamo ancora a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile è perché stiamo misurando la sostenibilità di un modello totalmente insostenibile, perché stiamo in una vasca da bagno tappando soltanto il tubo di scarico senza aprire l'acqua. Prima o poi l'acqua quindi se ne andrà via e lascerà la vasca totalmente vuota di energie e di risorse. Dobbiamo quindi aprire quell'acqua e quell'acqua che cosa rappresenta per gli ecosistemi? I servizi ecosistemici, cioè tutti quanti quei servizi che la natura ci dona ogni giorno gratis della nostra vita, il servizio di impollinazione, il servizio di controllo ed erosione del suolo, il servizio di purificazione e controllo dell'aria e dell'acqua, il controllo climatico e così via. Noi possiamo quindi creare dei prodotti, osservare la natura come ha già risolto il problema e creare dei prodotti che rigenerino proprio questi servizi ecosistemici. Ma perché dico osservare la natura? Perché noi la domanda che ci poniamo subito quando abbiamo un problema è: come posso risolvere il problema? Invece la domanda che ci dovremmo porre è un'altra ed è: come la natura ha già risolto questo problema? Oppure la natura ha già risolto questo problema? Se già ha risolto questo problema, come lo ha risolto? E quindi a quel punto prendere spunto dalle soluzioni osservando la natura e creando dei prodotti che rigenerino questi servizi ecosistemici. Per esempio creare un palazzo che non ha bisogno né di caloriferi né di strumenti che raffreddano la nostra stanza, le nostre case. Attraverso che cosa, per esempio, è già stato fatto? Attraverso lo studio dei termitai. Questa è cos'è la biomimesi. Invece quello che io vi chiedo è ancora di più, cioè osservare la natura per restituire servizi ecosistemici. Quindi fare biomimesi, ma al tempo stesso restituire quei servizi ecosistemici che appunto la natura ci dona ogni giorno della nostra vita. E non è che lo facciamo per amore in sé per sé della natura intesa come ambiente, foresta, lo dobbiamo fare per noi stessi. Perché se noi ce ne siamo dimenticati, noi siamo una delle più grandi strategie che l'universo ha messo in moto in miliardi di anni di evoluzione, perché noi siamo natura.